Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo una lettura potentissima, una lettura tarocchi di potere, una lettura tarocchi iniziatica, proprio di quelle letture che fanno i clicconi, cioè quelle che fanno clic clic clic. Ecco, ci stiamo dando dentro tantissimo in questo momento storico proprio perché è necessario il vostro risveglio totale, perché i semi ce li avete e quindi io sto qui a canalizzare le intuizioni che servono per tutti voi e sono felicissima di fare questa lettura oggi. Allora, questa lettura è ispirata a un passo del libro Wabi Sabi della mia maestra di yoga sciamanico Selene Calloni Williams. Questo libro, come vi ho detto anche nell'altra lettura tarocchi ispirata a questo libro, per chi non l'avesse vista dovrebbe comparire qui adesso la lettura, bellissima, dove noi prendiamo quello che la tua mente giudica imperfezioni, questo nell'altro video, e le trasformiamo in forza, in potere. Oggi noi prendiamo le tue emozioni più ctonie, sotterranee, quali possono essere rabbia, tristezza, abbandono, frustrazione, e le trasformiamo in potere. Allora, questo libro ci sarebbe da fare ogni capitolo una stesura di tarocchi, ma infatti lo sto facendo perché, come dissi anche nell'altro, perché è veramente il manuale, uno dei manuali dell'illuminazione. E tra l'altro Selena ha detto che è il libro che gli è piaciuto scrivere di più in assoluto. E io sono legatissima al Discorso alla Luna, cioè quando è finito il libro Discorso alla Luna, che è proprio una favola di potere, piangevo, piangevo. Quindi, ecco, tutte le favole di potere sono delle favole iniziatiche. Favole, la parola favola, no? È connotata ai bambini. E allora pensavo l'altro giorno, no? Ero con un mio amico, una mia amica, ho detto, ma vedete come ci educastrano sin dall'infanzia, no? Mi è venuto in mente perché ero andata in un negozio, forse era uno di quelli tipo Zara, H&M, questi qua, ecco vabbè, senza fare pubblicità. Zara e H&M, era uno di questi, no? Ogni tanto mi faccio un giro nel reparto bambini. Nel reparto bambini trovo delle cose bellissime. Trovo le magliette con l'unicorno, che le vorrei io. Trovo non lo so, le bacchette magiche, trovo i pagliaccetti di spugna. Dico, ma perché non li fanno per i grandi pure? Cioè, perché? Perché quando sei piccolo ti è concesso sognare. Dopo vai a scuola, non ti è concesso più. Ti devi ehm, piegare al sistema, perché una persona che sogna, una persona ispirata dalla magia, come i bambini, non è una persona comoda. E quindi se tu sei vittima di questo, sei vittima dei tuoi pensieri rispetto a questo, quello che ci hanno educastrato a credere, sei vittima del sistema, perché il sistema è la tua mente, è la stessa cosa. Allora qua ci stiamo liberando da tutto questo. E oggi ho preso un passo bellissimo di questo libro mi sono scritta anche tutta la struttura di tarocchi ispirata al libro stesso e leggeremo la tua favola di potere. Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di rilassarvi, prendervi una mezz'oretta per fare questo bellissimo viaggio insieme. Ok? Vi leggo prima il passo e tutto questo passo lo applichiamo nella lettura affinché tu possa potenziarti con le tue, autopotenziarti con le tue emozioni, che sono gli dei. Ok. Per tutte le ragazze nuove, sotto l'info box ci sono la pratica dei 21 giorni per realizzare lo stato ampliato di coscienza. Lo trovate sotto. Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, mi sono messa il segnetto, quello che vi voglio leggere. Ma già appena vi leggo questo passo, guarda, molti di voi l'hanno già letto questo libro, lo so, quindi lo so che vi fa tanto piacere questa cosa. Allora, iniziamo. L'emozione wabi-sabi è il potere creativo della mente. Ogni volta che una forma si dissolve, lascia al suo posto un'emozione wabi-sabi. Tomoe è una grande sciamana,
e Selene si riferisce a Tomoe sia in questo libro che nel libro Kintsugi. Ok, allora parla di Tomoe. Tomoe aveva al suo fianco la triste nostalgia per la perdita di Rayon, che era il suo cane. E questa stessa emozione era il suo drago magico. Nel Budò, la sua arte di combattimento con la katana, la spada, lei non aveva bisogno di vedere il nemico, lo sentiva e anticipava ogni sua mossa. La leggenda vuole che per vincere una scommessa combatté contro un samurai a occhi bendati e vinse. Continuiamo. Il mito, come vi insegno sempre, non lo insegno io, lo insegna Hillman, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito vivendo e si riscatta vedendo il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo, cioè si libera. Ognuno di noi mette sulla scena della vita questo mito e noi occidentali mettiamo sulla scena della vita vivendo i miti occidentali, quelli greci soprattutto. Ok. Noburo, questa persona qui, era uno dei suoi maestri di Selene, ok? Allora, il mito, mi disse Noburo, mentre, seduti in riva al fiume che attraversava il giardino posteriore del monastero, sgranocchiavamo dei profani biscotti al temacia, disse. Il mito narra una storia sacra. Parla di qualcosa che è accaduto realmente nel cuore degli uomini e che descrive una possibilità a loro concessa fin dal tempo delle origini. Perciò il mito svela negli uomini poteri segreti. E la mia arte, come quella di ogni sciamano, è l'arte di narrare favole di potere, racconti che veicolano una chiave iniziatica e consegnano una possibilità segreta a chi li ascolta. Quando tu ascolti una favola di potere, gli sciamani questo fanno. Raccontano favole di potere che accendono, perché parlano direttamente al subconscio e ti accendono delle cose che la tua mente razionale non è assolutamente a conoscenza. Ok? Cioè ti iniziano i miti. Ok. E qui parla di Tomoe. Tomoe apparteneva a un mondo in cui la forza di ogni clan, di ogni tribù, di ogni gruppo e di ogni singolo uomo dipendeva dalla potenza delle storie che udiva. La potenza dei miti. C'è stato un tempo in cui le storie erano favole di potere. Vivevano tra la gente alla luce del sole e tutti ne potevano beneficiare. In quel tempo, quando una donna era incinta, si raccontavano favole al nascituro perché potesse divenire un grande uomo. Le favole di potere accompagnavano l'esistenza di ogni individuo dal momento del suo concepimento al suo trapasso e anche oltre. Le favole non conoscono separazione tra morte e vita. Così, quando lo sciamano, il capovillaggio, suonava il suo tamburo per radunare la tribù ed evocare gli avi, morti e vivi, si ritrovavano insieme ad ascoltare le favole. La scomparsa di Rayon, il suo grande compagno peloso, aveva permesso a una dolce tristezza wabi-sabi di liberarsi in lei e lei le aveva dato un significato di una potenza straordinaria. Cioè, Tomoe aveva perso il suo cane e stava dando un significato profondo a quella tristezza, la stava autopotenziando. Non era vittima della sua tristezza, ok. Tomoe aveva associato questa tristezza, ripeto, Tomoe aveva associato questa tristezza all'invincibilità nel combattimento, perciò era invincibile. Cioè Tomoe aveva associato la sua tristezza al suo potere di essere invincibile nel combattimento, cioè si autopotenziava. Grazie a quel pensiero di Rayon che aveva perduto, lei si autopotenziava e vinceva in battaglia. Invincibile come l'alba che ogni mattina spezza il buio, come una nuvola che si oppone al sole, inarrestabile come un terremoto. Scendeva con il respiro nel Kigai Tanden, la sede del Ki, giù nelle viscere.
ci trovava la tremenda forza della separazione da Rayon. Entrava nel Chudantanden, cioè dentro al suo cuore e ai suoi polmoni, e ci sentiva la sua promessa: ti ritroverò. Perché lei, quando morì il cane, disse ti ritroverò. E quella potenza, e quell'emozione così profonda che gli dava la potenza. Ti ritroverò, che faceva brillare la solitudine del momento e una vertiginosa mancanza. Poi saliva nel Jodantanden, cioè questa emozione di tristezza saliva nella gola e nella testa, dove vibravano le sue lacrime, come polvere d'oro che lei gettava negli occhi del nemico e lo accecava. Cioè, capite come si usa l'emozione, come usava Tomoe la tristezza? Le sue lacrime erano polvere d'oro che lei gettava negli occhi del nemico e lo accecava. Tomoe vinceva sempre. Naburo la chiamava sovramente. Io preferisco mente poetica. Di fatto questo straordinario strumento era il grande segreto di Tomoe, stando al suo mito. L'evanescente sciamana aveva compreso l'arte di accedere a una mente superiore attraverso il passaggio dell'emozione. Quello che ci insegniamo sempre. Attraverso il sentire nelle viscere tutta l'emozione, la senti come alleata, tu che cosa fai? Rompi la mente ordinaria, muore la mente ordinaria, spacca la diga della mente e si accede alla sovramente o mente poetica. La mente trascendente, come la chiamava il maestro Sri Aurobindo. La vera mente. Tomoe combatteva usando la spada come un pittore usa il pennello. Solo lei sapeva cosa veniva dopo, solo lei aveva in mente il disegno finale. Tomoe non combatteva per la gloria di uno shogun, ma per abolire una pratica ingiusta e disumana che aveva causato la morte di suo fratello. Il fratello di Tomoe si era infatti ucciso infilandosi la sua stessa spada nel centro vitale, l'ara, perché il suo signore era morto in battaglia e l'usanza voleva che tutti i suoi samurai lo seguissero. Questa era un'usanza dei samurai. Quando il proprio signore moriva, anche i suoi samurai dovevano seguirlo e uccidersi. Tomoe voleva sconfiggere quest'usanza, abolire quest'usanza. Tomoe combatteva per abolire questa usanza. Tomoe era una sciamana e dunque, attenzione, combatteva contro tutte le abitudini. Le abitudini, mi ci metto anch'io nel calderone, sono un limite alla creatività. Continuiamo. Lo spazio emotivo. Secondo i buddisti Shingon, lo spazio mentale è la forma che contiene tutte le forme di pensiero. A questa forma si accede con vari passaggi. Il passaggio che tutti conoscono è quello della discriminazione e dell'analisi. È quello che conosciamo di più. Questo conduce alla mente ordinaria. La mente ordinaria è un sistema di giudizio a base morale. I valori di tale morale sono decisi su basi sociali. In genere sono veicolati dalle religioni. Giusto o sbagliato, meglio o peggio. Questa è l'analisi e la discriminazione. E su che cosa si basa questa morale? È una morale religiosa. Le religioni sociali, no? Non le religioni esoteriche. Cioè ogni religione ha il suo aspetto esoterico, visibile, quello per il popolo, per tutti, e esoterico, quello per pochi. Lo era, adesso è alla portata di tutti. Per dirla come la direbbe Okakura Kakuzo, una cosiddetta religione altro non è se non una comune morale santificata con canti e fiori. Cioè questa frase di una potenza inaudita. Altra cosa invece è la spiritualità, che pure può trovarsi nella religione. La spiritualità c'è nella religione. Cioè le religioni sono state create poi per ammaestrare, no? Però la spiritualità viene prima. E la fede. La fede inizia quando finiscono tutte le credenze religiose, religiose sociali, in questi termini.
Allora, il secondo passaggio è segreto e conduce alla mente poetica. Abbiamo visto il primo passaggio. Lo spazio mentale è la forma che contiene tutte le forme pensiero, no? Quindi allo spazio mentale si accede con vari passaggi, cioè alla mente tu accedi con diversi passaggi, o quando giudichi, quando discrimini, quando analizzi, e poi c'è un altro passaggio per accedere invece a un altro tipo di mente. Il passaggio, in questo caso, si entra attraverso 3 porte e su queste 3 porte faremo la lettura dei tarocchi. Ce lo facciamo su tutto. Allora, la prima porta è quella dell'emozione. Apri la prima porta quando? Quando di fronte a un evento che ti capita, qualsiasi evento, prima di giudicare o di analizzare ciò che è esterno a te, ti chiedi che emozione ti porta questo evento. Cioè, che emozione stai sentendo davanti a un incidente, a un tamponamento? Oppure che emozione stai sentendo davanti a, non lo so, uno che ti taglia la strada? Ok. Prima di giudicare, ti chiedi che emozione hai? Rabbia, tristezza? E che cosa fai? Accetti di includere l'emozione in ogni cavità del tuo corpo, facendola vibrare. Poiché sei consapevole della tua emozione, essa non ti travolge mica e la puoi semplicemente ascoltare senza attivarla. Non la stai agendo, ascoltala. Seconda porta. La seconda porta del passaggio segreto la apri quando, con coraggio e sempre con molta consapevolezza, entri nell'emozione finché questa, crescendo e non disperdendosi nell'azione, perché se tu la agisci, se tu ti tagliano la strada, esci contro quella persona, non lo so, gli lanci una scarpa, quella la stai agendo l'emozione. No. Quindi tu senti questa emozione finché questa, crescendo e non disperdendola in nessuna azione che fai, dissolve la mente ordinaria. Mi spiego? Quello che ci insegniamo sempre. Da magia pratica zero a tutta l'arte sciamanica non vi dico altro che questo. Quindi, infatti ho scritto tipo la rabbia. Allora, sento la rabbia? Bene. Mica esco fuori, do una testata a quello, no, sento tutta la rabbia dentro, la faccio entrare nelle viscere, proprio come faceva Tomoe con la tristezza, che sia un altro tipo di emozione, qualsiasi sia. Scende giù profondamente, la sento, non l'analizzo, non la discrimino, non la giudico, la sento come pura forza, ho il coraggio di fare questo. Che cosa succede? Che la mente muore, la mente ordinaria muore. Vi ricordate magia pratica 0 e 1? Si inizia a rompersi la diga della mente ordinaria. Ovviamente, per contenere l'emozione o diminuire la sua potenza, la mente tenta di spingerti all'azione immediata. Cioè, ovviamente, se uno ti taglia la strada, la mente ti spinge subito a uscire fuori e dargli una testata a quello. Subito ti spinge la mente per diminuire la potenza di quell'emozione. Ok. Sto prendendo in esame la rabbia perché è quella che mi è più congeniale a me personalmente. Qualsiasi tipo di emozione. Ok. Quindi, la mente, quindi, quando senti un'emozione così forte, le fai scendere nelle viscere, tenta subito di farti agire in qualche modo, per diminuirne la potenza e farti perdere l'occasione. Infatti, perché tu se agisci disperdi un po' della potenza della tua emozione. Ma se attivi l'emozione e ne diminuisci la forza, non potrai aprire la porta successiva. Cioè, attivare l'emozione significa agirla, dare la testata a quello, fare un casino, ok? Non puoi passare alla terza porta per accedere alla mente poetica, è quello che stiamo facendo qui. Lo stiamo facendo da un po' di tempo con questa lettura, mi auguro ci sarà ancora più incisiva la cosa. Allora, la terza porta. La terza porta si spalanca quando la mente ordinaria, cioè quella razionale, viene
atomizzata dalla mente poetica, atomizzata. Boom. Cioè, quando si spacca la diga, allora ti trovi nella dimensione della mente poetica. In questo spazio discerni, ma non discrimini. Il discernimento è proprio un'ottava superiore del giudizio. Non è bella questa emozione, non è brutta, non è giusta questa emozione, non è sbagliata. Passa il livello successivo, l'emozione è pura forza. Discernimento. Che succede in questo nella terza porta? Comprendi senza bisogno di analizzare. Non hai bisogno di giudicare l'emozione giusta o sbagliata, meglio o peggio, ma perché è successo, no. Cioè, che succede? Divieni ciò che vuoi conoscere. Ed è come una magia. La mente poetica ha un potere creativo. La psicologia occidentale, in taluni approcci, considera l'emozione non espressa, trattenuta, come fonte potenziale di disagio e di malattia. Sapete, psicologia da bar, no? Psicologia, sappiamo, ne parliamo sempre. Ma questo capita quando si fa l'esperienza dell'emozione da vittima. Oh, mi è successo questo, sto male. Questa è vittima. Cioè, si giudica l'emozione negativa e poi la si subisce. Se invece si riesce a non definirla né negativa né positiva, l'emozione è sempre e solo pura energia, capace di bruciare la mente ordinaria per aprirci a una consapevolezza superiore. In tal caso non si tratta di emozione trattenuta, ma incanalata verso il fine della libertà e del risveglio. L'emozione è vita e poesia. Essere vivi significa provare emozioni. Se tu sei vivo è perché provi emozioni. L'emozione e vita sono la stessa cosa. La vita è il do, si dice in giapponese, cioè il cammino verso la libertà, di cui l'emozione è il portentoso strumento. Il cammino verso la libertà si ha solo facendo il viaggio dentro l'emozione, i 3 passaggi. È la via del potere, no? Tu hai potere solo se fai il viaggio nell'emozione, i 3 passaggi. Altrimenti sei vittima perché hai paura, nessun evento ti andrà mai a tuo favore. Questo è, detta un po' così. Allora, se sappiamo dare la giusta importanza alle piccole emozioni, alle più umili, alle emozioni wabi-sabi, allora non abbiamo bisogno di essere scossi da emozioni violente. Se sappiamo apprezzare il sapore del riso integrale senza condimento, non abbiamo bisogno dei sapori forti, di una cucina molto elaborata, che non sempre riesce a essere anche sana. A un allievo della mia scuola di life coaching che si lamentava del fatto di essere propenso a scaldarsi velocemente quando si arrabbiava, suggerì di concentrarsi sul proprio calore corporeo quando era disteso a letto. In capo a un paio di mesi mi riferì di essere divenuto più calmo e tranquillo nelle sue relazioni e nei suoi comportamenti quotidiani. La capacità di provare emozioni si spegne nell'abitudine. Perciò bisogna rifugire i comportamenti abitudinari, cercare continuamente di innovarsi, essere sempre creativi. Non esistono abitudini positive. E qua, l'avresti mai detto? No, manco io prima di fare yoga sciamanico. L'abitudine va superata attraverso la capacità di stare nella precarietà. Ripeto, l'abitudine va superata attraverso la capacità di stare nella precarietà, nella transitorietà, perché la vita è una precarietà. Non sai cosa ti succede da un momento all'altro e se tu sei nelle tue abitudini l'emozione ti devasta, ti travolge. Quindi per abituarsi a stare nel flusso dell'esistenza da eroi, da maghi, è necessario cambiare, essere sempre nella transitorietà, nel innovarsi, essere sempre creativi. Perché? Questa è la condizione più creativa e selvaggia.
L'abitudine, infatti, consiste nel ripetere qualcosa in modo automatico, quasi compulsivo, perché c'è una routine in atto. Questo stato di cose porta alla perdita della consapevolezza e della creatività. Poi, allora, quello principale che volevo leggervi è questo. Poi vi darò l'Omi Wabi Sabi sui 5 sensi per allearti, oltre a quello che abbiamo detto, la pratica finale dopo il video di tarocchi che faremo. Nel frattempo ti leggo la prima parte. Senti qua, questo è potentissimo. L'olfatto, l'udito, la vista, il tatto e il gusto sono le facoltà attraverso le quali ci raffiguriamo l'esperienza del mondo e di noi stessi, attraverso ciò che udiamo, ciò che sentiamo, ciò che percepiamo. I 5 sensi sono comunemente delle operazioni mentali. Quando odoriamo, udiamo, vediamo, percepiamo, gustiamo qualcosa, la mente filtra le nostre percezioni e tra una infinità di possibilità sceglie che cosa dobbiamo sentire. È la tua mente che sceglie cosa devi sentire. Cioè seleziona le infinite possibilità in base a dei costrutti morali che ha. Quindi cosa bisogna fare? Purificare i sensi dal controllo mentale. È possibile attraverso l'attenzione cosciente e la meditazione. Il risultato è la possibilità di fare un'esperienza sempre più intensa, vivida, libera e inebriante della vita e di noi stessi. È come essere vivi a gradi di intensità sempre più elevati. Per praticare l'Omi, One Minute Immersion, sono pochi minuti di immersione cosciente, no? È la via del Satipattana, cioè attenzione cosciente più volte al giorno, che per noi occidentali è molto più facile farlo. Per praticare Omi Wabi Sabi sui 5 sensi, cerca più volte al giorno di ascoltare le tue sensazioni in modo libero, senza definirle le sensazioni, al fine di trovare la loro purezza originaria. Ricordati, la mente è potenziata da un cumulo di informazioni che provengono dal mondo. La mente è cultura. Se la mente controlla i tuoi sensi, allora il mondo li controlla. Ecco perché è fondamentale purificare i 5 sensi affinché tu non possa essere controllata o controllato dalla mente e quindi nemmeno dal mondo, dalla Matrix. Il portatore dell'anello, l'illuminato, è colui che ha il cuore puro e tramite il suo cuore puro ha purificato i sensi. Pratica Omi su uno dei 5 sensi alla volta, dedicando 1 minuto a ciascuno, in diversi momenti della tua giornata. Procedi nel modo seguente e dopo vi darò la pratica dell'Omi, ok? Allora, wow, che schiaffeggiamento alla mente ordinaria, guarda, veramente. Allora, ragazze mie, ragazzi, adesso facciamo la nostra lettura di potere ispirata al libro, ispirata a questo passo e partiamo. Facciamo 14 carte, le 14 porte. Questo è lo scheletro narrativo che seguiremo. Vabbè, adesso batto le carte e poi te lo dico carta a carta. Allora, mettiamo qua. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa autopotenziarti con le tue emozioni più ctoni e profonde e realizzare la missione della tua anima. Già è uscita la morte, vedi, trasformazione appunto. Allora, prima carta, il Dio, l'emozione che bussa ora. Seconda carta, qual è la sua origine? Cioè, da cosa è generata questa emozione? Da quale perdita, separazione, oppure mito?
Terza carta, il drago nascosto, cioè la forza dell'emozione, l'energia segreta, la forza invincibile che si cela dietro la tua emozione, no? Come il dolore di Tomoe che si fa katana, no? La spada. Poi, fammi mettere questo qua, così seguo per me. Quarta carta, la resistenza della mente ordinaria, cioè della mente razionale. Il giudizio che vuole reprimere, vediamo, il nemico. Poi, la prima porta, iniziamo le porte adesso. La prima porta, accogliere l'emozione nel corpo, come incarnare l'emozione fisicamente. La seconda porta, restare senza disperdere, come non scaricare fuori l'emozione. Poi, terza porta, dissolvere la mente ordinaria. L'emozione che diventa potenza, che atomizza il controllo. Ottava carta, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. Ottava carta, la nascita della mente poetica. Nona carta, il potere creativo che si sprigiona, l'atto creativo che puoi compiere, la spada che diventa pennello, la vita come poesia, come Tomoe. Decima carta, il nemico sconfitto. Questa carta ti mostrerà l'abitudine, la compulsione o il condizionamento che viene spezzato. Il nemico sconfitto. Undicesima carta, il dono iniziatico. La gemma che resta dopo il combattimento, no? Dopo tutto questo rituale di includere l'emozione. Il canto da offrire al mondo, cioè questo arcano ti mostrerà la parola poetica da donare agli altri, come le favole di potere raccontate al villaggio, mi spiego? Poi mettiamoci qua la tredicesima carta, il volto del tuo amante mistico, cioè la carta qui è una sorta di epifania, cioè l'emozione è il Dio che si trasforma nel volto del tuo sposo celeste o sposa celeste, cioè l'amante mistico che ti accompagna. E poi quattordicesima carta, però qua ne mettiamo due, lo specchio delle emozioni, cioè una carta ti mostra cosa accade se disperdi l'emozione, cioè la perdita di potere, e l'altra ti mostra cosa accade se l'ascolti profondamente, cioè la conquista della mente poetica. Quindi nella quattordicesima ne mettiamo due, quattordicesimo spazio ne mettiamo due qua. Ok, wow, che bomba. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Le porte del potere. Allora, prima carta, il Dio, l'emozione che bussa ora, cioè quello che ti visita. Qual è il Dio che è presente in te adesso? L'asso di denari. Allora, l'asso di denari è il seme che emerge dalla terra. Non è solo sentimento, non è emozione soltanto, è materia che vuole diventare gesto. Cosa voglio dire? Che qui l'emozione non chiede teorie, non chiede consensi, chiede suolo, chiede carezze al corpo,
una casa dove attecchire, proprio come la tristezza di Tomoe, no? È umile, ma gravida di potenza, è proprio un dono wabi-sabi che porta valore concreto nella tua vita. In questo spazio il Dio emozione ti sfida a trattarlo come una cosa preziosa, come l'asso di denari. Qualsiasi emozione tu stia vivendo in questo momento, ti invita, o emozione, tristezza, paura, rabbia, gelosia, abbandono, disperazione. Questa emozione Dio ti sfida a trattarlo come una cosa preziosa, non come un problema da risolvere, perché è un asso di denari. Io sono una cosa preziosa, ti dice l'emozione, accoglimi in quanto tale. Vediamo la sua origine, da dove origina questo. Questo arcano, come ho scritto qui, ci rivelerà da quale perdita, da quale separazione oppure mito personale nasce questa emozione, no? Proprio come la leggenda di Tomoe che nasce dal suo cuore. Allora, andiamo a vedere. Nasce dal diavolo, ok, chiarissimo. Nasce dall'attaccamento e dalla paura. Una catena che ha il volto del desiderio non riconosciuto, della perdita non sepolta, cioè James Hillman, padre della psicologia archetipica, direbbe che dietro il problema c'è il daimon, il tuo daimon, la tua missione. Quindi ascoltare il problema, l'emozione, significa scoprire quale divinità era stata imprigionata sotto il tuo giudizio mentale. Il diavolo ha proprio a che fare con la mente separativa, duale, la mente razionale, quindi l'origine di questa, dell'emozione, l'origine di quello che stai sentendo è dovuto alla separazione della mente ordinaria, alla mente che giudica, che discrimina, che separa. Questa emozione è giusta, questo evento è giusto, questo evento è sbagliato, viene da lì. Quindi è una divinità imprigionata sotto il giudizio. Tomoe, come abbiamo letto nel libro, non rinnegherebbe mai il diavolo, ma lo farebbe scivolare nelle viscere finché non si trasforma in promessa. Perché è questa la chiave. Ti ricordi la promessa che ti ho letto? Ti ritroverò, no? Tomoe ha letto, che ti ho letto rispetto al suo cane, ti ritroverò. Ok. Andiamo a vedere adesso qual è il drago nascosto, che ho scritto qui, essere la forza dell'emozione, l'energia segreta, cioè la forza invincibile che si cela dietro l'emozione. Come il dolore di Tomoe si fa katana, spada, drago e invincibilità. Vediamo qual è la forza invincibile. Wow, la regina di denari, è chiaro che la forza è invincibile, radicata nella terra proprio. Il drago, la forza invincibile qua è nobile, è materna, non è una furia, ma è la capacità di nutrire e tenere. La regina di denari custodisce la saggezza del corpo, cioè tu l'emozione la senti nel corpo, nelle viscere, la saggezza in tale rituale. Il senso pratico che trasforma il dolore in cura. Se Tomoe ha fatto della tristezza una katana, cioè una spada, la regina ha trasformato quella stessa tristezza in un giardino che sostiene. È la forza che ordina la vita in modo fertile. È un'opera domestica e sacra di potere qua. Bellissimo. Andiamo a vedere adesso la resistenza della mente ordinaria, cioè la voce del controllo, il giudizio che vuole reprimere, no? È il nemico invisibile che Tomoe affronta, cioè la mente. Cavalieri spade. Il cavaliere spade è la mente che corre, è la mente che vuole fare, che brandisce la logica come una lama per toccare il sentire. È proprio la reazione. Cioè la reazione è veloce e sterile, no? Tomoe conosce benissimo questo nemico, lo sente prima ancora di vederlo.
La battaglia non è con la rabbia piuttosto che con la tristezza o con l'abbandono, ma la battaglia è contro questo impulso a risolvere immediatamente, perché risolvere immediatamente significa disperdere. Impulso di parlare, di tagliare, eh, di addomesticare la selvatichezza dell'emozione. Allora, quando senti il cavaliere di spade alzarsi, quando stai provando un'emozione, rallenta, respira, concentrati sul tuo respiro, rallenta i battiti. Ok. Vediamo adesso la prima porta. Accogliere l'emozione nel corpo. Questo arcano che andiamo a vedere adesso ci dirà come incarnare l'emozione fisicamente, come proprio Tomoe faceva facendo scendere la tristezza nelle viscere, no? Ok. Il mondo è il cerchio che riunisce. Quindi, come accogliere? Come accogliere? Diventare intera o intero con ciò che senti. Non frammentarti tra la testa e le viscere, no, lascia che l'emozione circoli e interroghi ogni parte di te. Proprio come Tomoe che fa scendere la tristezza nelle viscere, qui la pratica è semplice ma totale, cioè non tagliare l'esperienza, non dividere l'esperienza, lasciala abitare il corpo fino al suo orlo. È l'invocazione alla totalità. Cioè, senti proprio, devi sentire proprio l'emozione muoversi in ogni angolo del corpo, viscere, cuore, gola, fronte, e tienile tutte in contatto. È un atto alchemico, potentissimo, il più potente in assoluto che sia mai esistito. Ok. Adesso, la seconda porta, restare senza disperdere. Questo arcano che vediamo adesso ci mostrerà come non agire, non scaricare fuori l'emozione, ma custodirla come oro. Vediamo. Il re di spade, cioè non poteva essere altro che un re di spade. Il re di spade qua non è freddezza. Il re di spade in questa posizione è lucidità disciplinata. Restare nella vibrazione senza disperderla richiede una mente che sappia contenere e non spegnere. È proprio la sovramente il re di spade, l'ottava superiore. È il re che non taglia, ma delimita il tempio dove l'emozione può trasformarsi, all'interno del corpo. E Tomoe lo conosce bene. Lo conosce come la calma che previene la reazione compulsiva. Il re di spade qui è il custode che permette alla passione di trasformarsi in strategia sacra. Qua la disciplina è il contenitore della magia. Mente lucida di quello che stai facendo. So esattamente cosa sto facendo. Ok, è un accenno già alla mente poetica comunque. Adesso la terza porta, dissolvere la mente ordinaria. Questa carta qui ci mostrerà adesso come l'emozione diventa potenza e come atomizza il controllo. È la vittoria che Tomoe compie ad occhi bendati. Wow, la stella. La stella. La stella è la grazia che segue il coraggio che hai avuto nel trasmutare. Quando la mente ordinaria si dissolve, non c'è perdita, c'è chiarore. È la luce che Tomoe porta dentro la benda. Vince senza vedere con gli occhi normali. Mi spiego? Ti ricordi il passo, l'inizio del passo che ti ho letto? La leggenda narra che Tomoe vinse ad occhi bendati. Ecco, questa è la stella. L'emozione qua diventa visione.
la tua emozione trasmutata diventa la visione. La separazione si trasmuta in promessa e la stella qua ti protegge totalmente. Mentre succede cosa? Mentre l'antico giudizio si scioglie come neve al sole. Ti do un suggerimento con questa carta, uno spunto pratico. Quando stai attraversando l'emozione, quando senti il giudizio tornare, il giudizio cos'è? La mente che sta analizzando l'emozione per sentirla di meno. Prendi un'immagine semplice, prendi un'immagine che ti dà fiducia, un'immagine di qualsiasi natura sia, un'immagine, e usa sempre quella quando senti il giudizio che sta tornando a smorzare la forza dell'emozione. Usa un'immagine, anche l'immagine della stella stessa, questa immagine qui, ti fai lo screenshot, usa questa immagine. Oppure un'immagine della tua infanzia, un'immagine, qualsiasi immagine, te la sto dando in senso lato perché non dobbiamo essere razionali qua. Quello che ti viene in mente, perché adesso stiamo accedendo al tuo potere creativo, ok? Ok. Adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottava carta, la nascita della mente poetica. Questa carta descrive la visione che nasce, non più giudizio ma magia, intuizione, discernimento senza analisi. Vediamo. 10 di spade. Questa è la fine che spalanca a una nuova forma di pensiero. Cioè, quando tutto è stato trafitto, il simbolo prende la scena, cioè è la morte necessaria della vecchia modalità di pensare. Cioè, è la morte necessaria della vecchia modalità di pensare che pretende controllo. Quindi a questa posizione la nascita della mente poetica si ha quando c'è la morte della vecchia mente che vuole analizzare le emozioni o gli eventi o vuole avere il controllo sugli eventi che sono gli dei, la natura. Quindi la mente poetica nasce nel vuoto, laddove la narrazione logica non arriva più. Tomoe conosce bene queste ceneri, no? Da esse sgorga la capacità di discernere senza analizzare. È il vuoto la dimensione di potere in cui nasce la mente poetica. Anche qui ti do un piccolo spunto pratico quando fai questa pratica con tutte le emozioni. È una carta numero 10. Quando vivi queste emozioni, prenditi 10 minuti per registrare senza emettere nessun giudizio ciò che sale dopo questa caduta, che è il viaggio ctonio sotterraneo. 10 minuti, senza giudicare ciò che accade. 10 minuti senza giudizio per sentire ciò che sale dopo il viaggio sotterraneo. Ok? Ok. Nona carta. Ah, qua ci sono gli altri, ok. Nona carta, il potere creativo che si sprigiona. 10 di bastoni. Il carico. Il potere creativo che si sprigiona è questo. Il carico che gravava diventa lo strumento. Il carico che sentivi con l'emozione diventa lo strumento. Il 10 di bastoni qua è l'ingegno che prende, il tuo ingegno, che prende questo peso dell'emozione e lo fa progetto, cioè l'energia che una volta accettata, l'energia di questa emozione che una volta accettata diventa intento. Tomoe trasforma la fatica in ardore. La spada diventa pennello, il fardello diventa la tela, cioè non si tratta di alleggerire per fuga qua, ma di trasmutare in uso, cioè usa questo carico in energia trasmutativa
la fa diventare creativa. Quindi userai tutto ciò che è il peso che si può sentire inizialmente da un'emozione ctonia, sotterranea, rabbia, paura, tristezza, lo userai per creare attraverso il sentire profondo queste emozioni. Ok. Ora, il nemico sconfitto. Questa carta ci mostra adesso l'abitudine, la compulsione o il condizionamento che viene spezzato. Qual è il condizionamento che viene spezzato? Il 9 di spade. Quante volte il riflusso mentale ti ha divorato? Ecco, questo si spezza. La carta qua ti indica che quel demone è stato visto e svelato. Non scompare per magia questo demone, ma perde il potere di dominarti quando tu riconosci la sua natura vera, cioè pura forza, senza giudicarlo. Ricordati che Tomoe non combatte questo demone con ferocia, lo guarda e lo trasmuta in mito. Il nemico sconfitto. E tutte quelle volte in cui quel riflusso mentale ti ha divorato, adesso tu lo trasmuti in mito. Ok. Il dono iniziatico. Questa carta, andiamo a vedere la gemma che resta dopo tutto questo combattimento. Il dono iniziatico. La forza. Cioè proprio è una favola di potere questa, la forza. La forza è il coraggio tenuto in un gesto di carezza al leone. Sapete che nei Rider White c'è la donna che con una carezza abbraccia le fauci del leone, no? È la sapienza del cuore che doma. Il cuore doma. Questo è il dono. Non la forza della coercizione. Questo è il dono centrale, cioè impari a coesistere con il tuo drago interiore e a farne un alleato. È l'obiettivo che ci predisponiamo sempre, no? Quindi in termini sciamanici è l'iniziazione che ti rende capace di governare l'emozione senza schiacciarla, senza provare a schiacciarla, altrimenti ti viene asfaltata, lo sappiamo bene se proviamo a dominarla o schiacciarla. Quindi è l'iniziazione che ti rende capace di governare l'emozione. È Perseo, il grande eroe del mito greco. Eh sì. Qual è adesso il canto da offrire al mondo? La parola poetica da donare agli altri, no? Come le favole di potere che venivano raccontate al villaggio da Tomoe e che Tomoe ascoltava. Vediamo cosa raccontare al mondo. Bellissimo, c'è un 5 denari, è bellissimo perché, adesso ti dico. Il 5 denari è, come favola di potere, il canto di chi ha conosciuto la mancanza e ora offre il calore che gli è stato dato. Il dono nasce dalla scarsità trasformata in empatia. Il tuo dolore diventa soglia per gli altri. Cioè Tomoe raccontava o si faceva raccontare delle favole di potere al villaggio, no? Ecco, il tuo canto, cioè quello che dirai, è proprio quelle parole che riaprono la porta agli esclusi, a chi si sente escluso, a chi si sente poco meritevole, non abbastanza. Il tuo canto porta guarigione a coloro i quali si sono sentiti esclusi. È una solidarietà che sa di terra, di pane. È una ciotola offerta a chi si è sentito in questo modo. Sì, questo è proprio il canto di chi ha conosciuto la mancanza e ora offre il calore che gli è stato dato grazie all'emozione, al viaggio che ha fatto con l'emozione. Tu offri questo, bellissimo,
bellissimo. Andiamo a vedere adesso qual è il volto con questa carta qui dell'amante mistico. Questa carta qua è proprio l'epifania, come ho scritto qui. L'emozione è Dio che si trasforma nel volto del tuo sposo celeste o sposa celeste e l'amante che ti accompagna. Allora, è il 9 di denari. Sapete quanto amo il 9 di denari? In modo viscerale proprio. Non poteva che essere la piena autonomia emozionale, la piena autonomia, l'abbondanza spirituale che si trasforma in abbondanza materiale. Cioè l'amante qui è sovrana, indipendenza erotica. L'indipendenza erotica significa che cos'è l'erotismo? È la capacità di procreare con il tuo daimon, con il tuo amante mistico e non più procreare con i miti sociali che portano paura, vittimismo e penuria, ma la capacità di procreare con l'amante mistico, con gli dei naturali. E come lo fai? Alleandoti con le emozioni. Le emozioni sono dei e il tuo amante mistico fa parte di queste emozioni, no? Perché poi quando parliamo di divinità è da intendersi sempre il tutto nella parte e la parte nel tutto, ok? Quindi indipendenza erotica, non più le tue creazioni di vita, quello che manifesti nella tua vita, non sono più dettate dai miti sociali, che sono quelli del controllo, del possesso, che determinano paura e vittimismo, ma le tue creazioni di vita, cioè quello che manifesti, sono realizzate grazie ai miti naturali, che sono la potenza delle emozioni. Allora, quindi stavo dicendo indipendenza erotica, abbondanza interiore, la bellezza che non ha bisogno di spettatori e la presenza che abita proprio il giardino interno, che ti sorride qua senza chiedere, cioè ti mostra che la pienezza non è accumulo ma riconoscimento. Ti dice sei già abitata o abitato dal tuo amante più intimo. Tomoe avrebbe detto che l'amante è l'eco di ogni promessa mantenuta nella solitudine del cuore, mi verrebbe da dire. Ecco, questo 9 di denari bellissimo è proprio è l'immagine della realizzazione terrena che non nasce dall'accumulo, come farebbe la vittima, una persona vittima dei miti sociali, ma dalla fioritura interiore, cioè è il frutto maturo di quel giardino coltivato all'interno con pazienza. È la donna qui, o l'anima, che cammina proprio tra le viti del suo orto segreto, è un simbolo di libertà. Cioè nel volto dell'amante mistico questa carta ti dice io ti amo nella tua abbondanza naturale, non perché tu abbia di più, ma perché tu sei. Cioè il 9 di denari non è l'amante che chiede di mostrarti in pubblico, di offrirgli sacrifici sociali, cioè è colui o colei che ti incontra proprio nel tuo giardino interiore, dove solo chi ami davvero può entrare. E qui l'amante mistico non appare come un guerriero, come un dio folgorante, ma appare come la pienezza della tua stessa anima incarnata. Qui l'amante mistico è proprio la versione di te che ha trasceso la scarsità, che ha trasceso la paura di mancare e ha trasceso soprattutto la dipendenza dagli altri, dal mondo, dalle idee sociali. Cosa ne pensa il mondo, cosa ne pensano quelli? No, no. Fioritura interna, autoprodotto proprio. Cioè questo è un volto che ti dice, questo è il volto dell'amante mistico che ti dice, ogni volta che onori le tue emozioni, io sono con te. Ogni volta che lasci fiorire il tuo corpo come tempio, io mi siedo accanto a te. Ogni volta che senti di essere già arrivata o già completa o completo, già fertile, io mi rivelo. Il 9 di denari come amante mistico è quindi il volto della libertà interiore. Non l'amore che vincola, ma l'amore che moltiplica. È l'amato che ti spinge a camminare a testa alta nel tuo giardino segreto sapendo che non ti manca nulla. È l'amore che non consuma, ma custodisce. Cioè un amore che ti fa dire: sono ricca di me stessa, di me stesso, e questa ricchezza si rispecchia nella realtà come abbondanza e prosperità infinita. Mamma mia, bellissimo comunque. Ok, vediamo adesso
14ª posizione. Questa prima carta sono lo specchio delle emozioni. Questa prima carta mostra cosa accade se disperdi l'emozione, no? Se la agisci, se ti incazzi e quindi se sei arrabbiata, c'è il dio Ares, la rabbia, e dai una testata a qualcuno, non lo so. Se la agisci, no? Cosa succede? E invece quest'altra carta mostra cosa accade se l'ascolti profondamente, cioè la conquista della mente poetica. Allora, cosa accade se disperdi l'emozione? Cioè, sembra proprio veramente un filo. Cosa accade se disperdi l'emozione, cioè se la agisci, oppure se la analizzi, anche quello è dispersione, se la giudichi, se la analizzi, se la agisci. Questa è l'immagine del rimpianto. I calici qui rovesciati ti trascinano in ciò che hai perduto, non in ciò che resta. Quindi se agisci l'emozione, quindi se la disperdi, significa restare vuoti, accumulare segni di collera e poi lavarsene, non lo so, con vuote scuse, mi verrebbe da dire. Cioè questo è l'esito dell'azione impulsiva, un Dio abbandonato ai margini che ti ha travolto perché l'hai abbandonato. Cioè Tomoe lo avrebbe guardato con compassione e poi avrebbe raccolto ciò che ancora può servire. Sì, chiaro. Vediamo invece se accogli profondamente l'emozione, come ho scritto qui, la conquista della mente poetica. La luna, la conquista della mente poetica, e se ascolti profondamente la luna. La luna è temuta da tutti, dalla mente comune, la mente razionale trema quando c'è la luna. Trema, sotterfugi, mistero, femminile, morte, paura, no? La nascita della mente poetica è la luna. La luna è il grembo dell'immaginario. Chi ascolta profondamente entra in un regno di simboli, di animali guida, sogni che parlano. E in quell'area lì le emozioni non sono problemi, anzi diventano oracoli. Le emozioni diventano oracoli. Tu decifri le emozioni come dei fari. Ti stanno portando un messaggio. Non sono più problemi le emozioni. Questo è il passaggio in cui la mente poetica prende la guida e l'emozione diventa un discorso sacro. Tu ci parli proprio con l'emozione. È come se Tomoe camminerebbe la notte con il tamburo, sapendo che le risposte arrivano al ritmo del cuore. Allora ti do un'altra cosa pratica qui. Prendi nota del primo simbolo o del primo sogno che sale dopo un ascolto profondo con le tue emozioni. Perché quella è la traccia del daimon, della tua missione. Per esempio, dopo un viaggio ctonio sotterraneo con le emozioni, di qualsiasi emozione sia, in quei 10 minuti di cui ti ho parlato prima, no? Hai un'immagine davanti, può essere l'immagine di un albero, l'immagine di una lampada, l'immagine di... Vedi dove la tua anima fissa il tuo sguardo, oppure a livello immaginario. Ti può arrivare di tutto, non ti do delle indicazioni, ti do in linea generale perché stiamo parlando di mente poetica, non razionale. Ok? Wow! Riassumiamo tutto nella nostra favola di potere. C'era una volta una donna guerriera, Tomoe, in cui ci ritroviamo tutti, che non combatteva con la spada del ferro, ma con quella del cuore. Un giorno, nel silenzio della sua anima, bussò un Dio, non un Dio esterno, ma bussò un'emozione travolgente.
che chiedeva di essere ascoltata. Era l'asso di denari. Era un seme d'oro che vibrava nel suo petto. La promessa di una nuova vita, di una ricchezza che nasce dall'interno. Ma ogni dono porta con sé un'ombra. L'origine di quel Dio era il diavolo, il potere delle catene invisibili, delle passioni che soggiogano se restano inconsce. Allora Tomoe comprese che non bastava accogliere l'emozione. Bisognava vederne la radice, la tentazione di essere schiava invece che regina. E fu allora che incontrò il suo drago nascosto, la regina di denari. Questa figura non era un nemico, il drago, era la custode della sua forza, l'abbondanza naturale, il grembo che sa contenere ogni emozione senza reprimerla. E allora Tomoe scoprì che la sua rabbia, la sua paura, la sua gioia non erano demoni da scacciare, ma ricchezze da custodire come gemme. Eppure, la mente ordinaria si oppose. Arrivò la voce tagliente del giudizio. Controllati, domina, reprimi. Non lasciarti andare, altrimenti perderai. Quella era la trappola più subdola. La repressione che toglie potere e fa diventare vittima. Quello era proprio il nemico invisibile che Tomoe doveva affrontare. Allora si aprì davanti a lei la prima porta, il mondo. Sentì che per accogliere l'emozione doveva radicarla nel corpo. Doveva sentirla scorrere in ogni fibra, in ogni angolo delle sue viscere, senza sfuggirle. Poi giunse la seconda porta, il Re di Spade, il Signore della concentrazione, che le insegnò a restare ferma, a non disperdere energia, a non agire fuori la rabbia o la tristezza, ma custodirla come fuoco segreto. E in quel momento l'emozione si dissolse come ghiaccio al sole e si trasformò in puro potere. Non era più rabbia cieca, ma luce limpida, chiarezza poetica. Tomoe aveva vinto ad occhi bendati, proprio come narra il mito, non dominando, ma arrendendosi alla potenza degli dei, che sono le emozioni. E da quella vittoria nacque la mente poetica, illuminata dal 10 di spade. Ogni lama che un tempo l'aveva trafitta diventava ora raggio di creazione. Il dolore non più maledizione, ma canto e maestro. Il vecchio nemico, l'abitudine, il condizionamento, crollò con il 10 di bastoni. E da quel momento in poi le catene del "si è sempre fatto così" furono spezzate e il peso cadde dalle sue spalle. Nel silenzio che seguì, Tomoe trovò il suo dono iniziatico, il 9 di spade. Ciò che prima era incubo si rivelò gemma, la capacità di attraversare la notte, di trarre dal buio la forza che nessun maestro esterno può donare. E con quella forza Tomoe poté offrire al mondo un canto, il suo 5 di denari, che parlava di compassione, il riconoscere che tutti, nella loro solitudine, cercano la porta del tempio. Quel canto era un invito e diceva: venite,
Qui le emozioni non si reprimono, si celebrano. Noi banchettiamo con i nostri demoni, con le nostre emozioni, li celebriamo. Ed ecco che proprio in quel momento appare il volto dell'amante mistico, il 9 di denari. Non un dio esterno, non un guerriero, ma l'anima stessa che le sorrideva nel suo giardino interiore. L'amore che non lega ma libera, che non consuma ma custodisce. Tomoe vide che non le mancava più nulla. L'oro era già nel suo cuore. L'amante mistico era la sua pienezza incarnata, il compagno invisibile che sussurra: io sono con te ogni volta che tu sei con te stessa. E infine lo specchio delle emozioni mostrò il destino. Se Tomoe avesse disperso l'emozione, avrebbe perso il potere come nel 5 di coppe, piegata sul dolore versato. Ma poiché l'aveva ascoltata fino in fondo, l'immagine della luna le rivelò il mistero, la conquista della mente poetica, il regno in cui ogni emozione è dea e ogni dea è amore. Così Tomoe non uccise il nemico, ma lo trasfigurò. Non dominò l'emozione, ma la custodì. Non spezzò la spada, ma imparò a danzare con essa. Il mito insegna che ogni emozione è un dio. Se lo reprimi, diventa demone e ti asfalta. Se lo ascolti, diventa alleato e ti potenzia. E nel giardino segreto del cuore l'amante mistico ti aspetta. Con il volto del 9 di denari, un amore che ti rende fertile, libera e completa. Questo è il canto di Tomoe, una favola di potere, un rito sciamanico che ricorda ad ogni anima che la vittoria più grande non è mai stata fuori, ma è dentro. Wow, mamma mia, ragazze mie e ragazzi, mamma che viaggio incredibile. Questa è la chiave di ogni cosa e sono tradizioni talmente antiche che devono essere riportate in auge e praticate, perché la vera libertà, il vero potere è il potere dell'amore, il potere del cuore, a cui hai accesso solo se trasfiguri e fai morire la mente razionale al servizio della mente poetica trascendente, con questo bellissimo 9 di denari. Wow! Ragazze e ragazzi, sono... è stato un viaggione pazzesco. Io mi auguro che vi abbia aiutato a... anzi, sono quasi sicura a trasmutare. Questa è la chiave di tutto, praticamente la sintesi di tutto quello che vi ho detto nei podcast, perché la vera conoscenza avviene non dalla mente analitica, ma avviene attraverso l'esperienza, e la spiritualità è un empirismo radicale. Fai l'esperienza con gli dei, tramite i quali puoi avere la vera conoscenza. Diventare ciò che vuoi conoscere, lo fai solo attraverso i 3 passaggi dell'emozione. Ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, mi vado a fare una rinfrescata adesso, stupendo, e basta. Ti abbraccio forte e ti auguro ogni bellezza perseguibile, che tutto in te sia gioia. Questa è la tua
meta. Presa dall'emozione della lettura, ho dimenticato di leggervi la pratica sui 5 sensi. Allora, questa è una piccolissima e potentissima pratica per bandire la mente razionale e andare nella mente poetica, per purificare i sensi. Allora, come ti ho detto all'inizio, la mente è potenziata da un cumulo di informazioni che provengono dal mondo. La mente è la cultura. Se la mente controlla i tuoi sensi, allora il mondo, la Matrix, li controlla. Quindi, pratica questo 1 minuto su ogni senso. Allora, il tatto. Stai seduto almeno per 1 minuto in posizione zazen, cioè zazen senza fare particolare niente, senza fare nulla di particolare, zazen si dice. Sai quando stai seduto che guardi intorno a te? Ok. Stai seduto in zazen e osserva le tue sensazioni, il contatto del tuo corpo con l'aria e l'ambiente circostante, le sensazioni tattili nei punti d'appoggio del tuo corpo. Tipo se stai seduta o seduto senti il tuo corpo con la sedia, il divano, se hai la mano poggiata sul divano, le sensazioni proprio del tuo corpo. Osserva tutto ciò senza aggiungere alcuna definizione mentale, in totale assenza di analisi. Osserva 1 minuto. Poi, la vista. Fissa almeno per 1 minuto il tuo sguardo su qualcosa e semplicemente osserva senza minimamente pensare né definire ciò che stai guardando. Fai la pura esperienza sensoriale. Semplicissimo. Udito. Accogli i suoni che provengono dal tuo corpo e dall'ambiente circostante, con concentrazione almeno per 1 minuto senza esprimere il minimo giudizio, in uno stato di non mente. Fallo per 1 minuto. Olfatto. Accogli gli odori allo stesso modo in cui hai accolto i suoni senza giudicare. 1 minuto. Il gusto. Fai la stessa meditazione almeno per 1 minuto con i sapori quando mangi o bevi qualcosa. 1 minuto. Queste fatele durante il giorno, potete mettervi 1 minuto a fare il tatto, 1 minuto a fare la vista. Io solitamente li faccio tutti insieme, poi quando mangio faccio per 1 minuto la meditazione sui sapori senza emettere nessun giudizio, senza discriminazione, niente. Questo, ragazze mie e ragazzi, vi purifica i sensi dal controllo mentale. Solo con l'attenzione cosciente. Questa è meditazione. Questo ti permetterà di fare un'esperienza sempre più intensa, cioè come essere vivi a gradi di intensità sempre più elevati. Allora, insieme alle emozioni che abbiamo detto, questa è una pratica potentissima da fare ogni giorno. Come vedete, quando mettete attenzione, questa è la presenza, questo significa essere presenti. E le pratiche, questi sono rituali. Per la psicologia si chiamano esercizi, ma è più bello con i rituali, visto che stiamo andando in una mente poetica, no? Quindi con la poesia, i simboli, si comunica all'anima. L'anima percepisce e manifesta la sua creazione. Quindi, fatto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi abbraccio ancora e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!